Sto testando da circa 2 settimane questi pannelli che sembrano identici, ma i risultati, credetemi, sono disarmanti. Una domanda che mi sono posto spesso, vedendo anche altri creator qui su YouTube che utilizzavano pannelli di casa con un alto voltaggio sui camper: quale carica meglio, basso o alto voltaggio? Scusate, ma io ci provo. Io ragazzi ci provo a fare le cose fighe. 42 2, ok? Scusate. Tra l'altro non so se avete notato, ma il pennarello per correggere è meglio di quello che ho usato per fare il video. Compatitemi, mettete mi piace solo per questo, sulla fiducia. Faccio ripartire il video. Sono tutte e due da 240 watt, ma uno ha il doppio del voltaggio dell'altro. Quindi oggi, signori, cercherò di rispondere a questa domanda. Kilowattora alla mano, ok? Ma che inquadratura è questa? Ecco. Ora vi racconto come è nata l'idea di questo video. Forse agli aficionados del canale farà piacere, ma se a voi non vi interessa saltate pure. Qua sotto nella sezione capitoli potete saltare alla preparazione del test o al montaggio. Se neanche quella vi interessa, saltate pure alla sezione dati, dove discuteremo i dati. Se neanche quella vi interessa, che ci avete cliccato a fare su questo video? Problemi vostri, fatevi vedere. Tengo la mira a questo pannello da circa 1 anno e mezzo. Finalmente a settembre è andato in sconto e me lo sono comprato. Cioè nemmeno avevo il canale. È un pannello della Moscatelli da 240 watt a 42 volt. Preso bene dall'acquisto, gli scrivo per avere più info al riguardo, circa specifiche tecniche e se potevo nel video parlarne un pochino più approfonditamente, se avevano informazioni da questo punto di vista. E loro mi rispondono il giorno dopo con una mail chiedendomi di sentirci al telefono. Sinceramente non me l'aspettavo. Pensavo che al telefono mi dicessero "ma chi cazzo sei?" Scusa. E invece gentilmente mi dicono che posso parlarne tranquillamente e mi inviano anche i supporti per poterlo montare gratuitamente. Cioè gratuitamente a me. Cioè doppio wow. E preso dal momento, gli chiedo se potevano darmi, che ne so, un codice sconto per voi e non ci crederete, me l'hanno dato. Ma ne parliamo dopo, più tardi, ok? Perché ci sono 2 cosette da dire. Purtroppo però, quando ho aperto i supporti, mi sono reso conto che 4 non bastavano. Ne servivano almeno 6, perché il pannello pesa 12,5 kg. Risento Moscatelli per farmi inviare altri supporti. E sentite bene, mi propongono sta cosa folle. Cioè mi mandano un altro pannello, ma questa volta identico, 240 watt, ma questa volta a 21 volt, da collegare alla stessa batteria con un altro regolatore, per testarli. Cioè loro volevano che facessi una prova sul campo della differenza reale di ricarica di questi 2 pannelli. Quindi sì, nemmeno l'idea è la mia, e nemmeno il pannello. Quindi mi mandano altri 4 supporti e gli altri 6 per l'altro pannello, siccome non ne avevano in magazzino, li compro su Amazon. Meglio, comunque. Così almeno possiamo fare un confronto. Fatemi fare un piccolo focus su questi supporti che mi hanno mandato. Secondo me, a mio avviso, sono geniali, anche se sul sito non era specificato, perché io non me ne sono neanche accorto. Questo è un supporto lineare, quindi può essere messo in testa, in coda o di fianco al pannello. La plastica sembra buona, ma la cosa geniale di questi pannelli è proprio questa, cioè ti danno un pressacavo con i supporti, perché qui c'è la predisposizione per fare un foro e far passare i cavi del pannello direttamente da qui, senza passacavi, senza il passacavi da tetto. Quindi abbiamo
meno cose da installare e meno cose sul tetto, e soprattutto i cavi non vanno in giro per il tetto. Quindi per me è un'ottima soluzione, anche se magari costano un pochino più di quelli che potete trovare su Amazon. E passatemi questa super mega intro, ragazzi, però ci tenevo a raccontarla a voi super affezionati del canale. E quindi a bomba, ragazzi, sta arrivando tutto. E primo problema: come facciamo a fare una prova empirica e scientificamente un minimo attendibile su questi pannelli, eliminando il più possibile variabili e errori grossolani? Primissimo problema: io ho 3 regolatori, un Epiver, un Victron 130 e un Victron 120. Li colleziono, ok? Ognuno ha le sue passioni, e ne ho anche altri, Scartato subito l'Epiver, rimangono solo i Victron. Ma sarà la stessa cosa con potenze dei regolatori diversi? Uno da 30, uno da 20. E preso da atroci dubbi, faccio quello che si fa di solito in questi casi. Sento qualcuno più competente di me. Ho sentito un botto di gente, tra virgolette un botto, però esperti, anche youtuber su Facebook, ma non vi dirò chi. E quindi sono arrivato alla conclusione di farmi mandare praticamente da Moscatelli un altro 120 della Victron e un paio di cavi per connettere i pannelli ai regolatori. 5 metri, 4 mm quadrati, di una marca che non conosco, però la vendono loro e devo dire che sono abbastanza buoni. Tutto questo per evitare connessioni malandate fatte da me, quindi non dipendono dalla mia manualità, e avere una lunghezza del cavo ben precisa. E quindi ora che ho capito come procedere, inizio a preparare il camper al trapianto. Ma secondo problema, devo smontare quei 2 attrezzi agricoli chiamati pannelli che ho sul tetto del camper. E però ho cancellato tutte le clip dell'unboxing e dello smontaggio dei pannelli, quindi vi farò vedere solo l'unboxing dell'altro pannello quando mi arriverà, perché per ora ho solo il 42 volt. Vi faccio vedere quello che è il risultato, insomma, di questo smontaggio pannelli. Ecco, è stata una settimana di lavoro. Tra l'altro uno dei 2 pannelli era attaccato al tetto del camper con un aggancio rapido che ho fatto io, quindi se vi può interessare vi lascio il link qua sopra o qua, non lo so mai, se io qui mi vedo, vabbè. Quindi poi, aspettando che mi arriva il pannello, perché come al solito sono fortunato, mi hanno consegnato solo i supporti regolatore e cavi. Preparo, insomma, come dicevo prima, la parte sotto, dove metterò i regolatori. Naturalmente, ragazzi, ho staccato prima di tutto la batteria per poter spostare questi regolatori in basso, più vicini alla batteria. Poi nella parte inferiore ho dovuto fare spazio proprio fisicamente per i regolatori, quindi ho dovuto spostare tutta la parte inerente alla 220 volt più in basso, quindi ho spostato i relè, la cassetta della 220 volt per far spazio appunto ai 2 nuovi regolatori. Qui ho dovuto fare un piccolo, con una tavoletta, un piccolo rialzo per poter attaccare in pari il regolatore. Ho attaccato semplicemente con del Polymax. E quindi si va di crimpatura per attaccare i regolatori alla batteria. Riattacco tutto e naturalmente, come al solito, 1000 aggiornamenti appena lo attacchi. E ora faccio la parte di sopra, quindi installo i nuovi cavi, quelli che mi hanno mandato loro.
Terrò i cavi di ugual misura, quelli dal pannello al regolatore, poi dal regolatore al pannello non mi importa perché comunque ho il battery sense, non so se riuscite a vederlo qua sotto, collegato alla batteria, che con la rete, quella Victron Riff e Raffa, riesce a compensare quindi la distanza del regolatore dalla batteria. Quindi dal regolatore alla batteria i cavi potevano essere anche più lunghi o meno lunghi, però li ho spostati sotto così non ho più problemi, che volevo fare da tempo. Questi li terrò uguali, i cavi del pannello, perché proprio per la natura stessa dei pannelli devono essere uguali. Stessa sezione, 6 mm quadri, 4 mm quadri, 4 mm quadri, e fatemi dire una cosa, sono veramente solidi, tosti, sono uniti, quindi non vanno in giro, e hanno questa guaina esterna che dovrebbe essere resistente agli UV. Tanta roba. Quindi adesso li faccio arrivare qua sotto e li collego. E non ve lo faccio vedere perché è una roba noiosissima e molto pallosa. Ci vediamo quando è tutto montato e quando arriva quel benedetto pannello. Il giorno dopo, visto che il pannello da 21 volt era ancora disperso nei meandri oscuri dei corrieri, inizio a montare il pannello da 42 volt che avevo qua. Perché nel frattempo ho fatto i lavoretti per avere tutto pronto quando il pannello arriverà, dato che non potevo fare altro. Quindi è pronto il caffè, eccolo. Quindi amici youtuberi, ci resta soltanto che montare i pannelli, ma ho soltanto il 42 volt, adesso stamattina lo monto e poi quando arriva l'altro finalmente inizieremo questa prova. Ma un gollo su, vabbè, tranquillo. Ciao, grazie. E finalmente mi è arrivato tutto. Prima di montare il pannello, che mi è arrivato nel mentre, allora il 42 volt già è montato, ma non ve l'ho fatto vedere perché non utilizzavo i supporti, quelli di Amazon. È un montaggio normale, però poi ho pensato che ci sono delle soluzioni se magari siete soli come me a montare un pannello di quelle dimensioni che vi potrebbero tornare utili. Quindi oggi vi faccio vedere qualche tips and trick e quindi ci prepariamo, vado a prendere tutte le cose, ma soprattutto il pannello l'ho montato e l'altro lo monterò trasversalmente rispetto alla lunghezza del veicolo, quindi comunque avrà parecchia aria che gli passa vicino, ed ho pensato sinceramente che non vada bene, si potrebbe staccare, danni, vibrazioni, poi anche per quello poi vi farò vedere. Io qui ho questi pezzi di plastica, non sono altro che il vecchio oscurante della vecchia finestra, e ha una forma perfetta per fare da deflettore di aria. Adesso li smonto, prendo solo il pezzo di plastica, so che è plastica vecchia, ma probabilmente ci metterò una vernice protettiva per i raggi UV. È una cosa molto provvisoria perché comunque, vi ripeto, dovrò riverniciare il tetto, è una cosa che dovrò togliere e poi rimettere, quindi temporanea. Questo l'ho fatto per evitare che lo sporco si ammucchia qua dentro e poi cola dal camper, però mi piace. Number one. Andiamo a fare l'unboxing del pannello. Adesso montiamoli. Ho usato della colla cianacrilica per fare da frenafiletto.
siccome il mio camper è un camper artigianale in vetroresina, il tetto è un po' a schiena d'asino, quindi ho preferito montare i 4 supporti restanti sul posto. Queste piccole L di plastica mi servono per evitare le vibrazioni, non hanno nessuna funzione strutturale, servono solo e soltanto per evitare le vibrazioni del telaio del pannello. E dopo aver segnato la posizione precisa dei pannelli, vado con una carteggiatrice per preparare bene il supporto. Poso questi mentre accendiamo la luce. Mentre mi cucino i fagioli per pranzo, volevo ragionare con voi sul possibile esito di questa sfida, chiamatela come volete, questo confronto. Non ho neanche aperto l'app proprio per evitare qualsiasi contaminazione della cosa. Vi dico, non so bene cosa aspettarmi, cioè mi aspetto che comunque il pannello da 42 volt nell'intero arco della giornata renda qualcosina in più, ma potrebbe anche non essere così, nel senso che il 21 volt comunque c'ha gli ampere che spingono. Non lo so, potrebbe essere che il 42 volt ha il vantaggio della cioè quando c'è poca illuminazione, quindi inizia a caricare molto prima del 21 volt, oppure no. Però secondo me il 42 volt renderà molto di più. Beh, seguite il video fino alla fine e lo scopriremo. Io mangio e vi lascio. Sto tornando al camper perché ormai questa giornata è finita. Ho montato tutto quanto, a zero l'applicazione della Victron perché quella tiene tutti i dati in memoria fino a 40 giorni mi sembra. Naturalmente accendo il frigorifero, eccolo qua, accendo pure le luci e come possiamo notare ho già messo in frigo una birretta da tenere in fresco, così almeno riusciamo a tenere la batteria scarica per questa prova. Sono emozionato come un bambino a Natale, guarda, poi è pure Natale. E anche perché queste cose da nerd, un pochino domande strane di questo tipo, come funzionano le cose, è una cosa che mi appassiona tantissimo. Solo che non faccio tanti video confronti di questo genere, perché sono povero come la merda. E a tal proposito ringrazio ancora Moscatelli per avermi dato questa possibilità. Grazie. Montato tutto, parliamo di dati. Leggo per non sbagliare. Prima un pannello da 240 watt, 42 volt, composto da 72 cellule 72 celle PERC,
monocristalline ad alta efficienza, alto 1568 mm x 770 mm x 30, tutto in millimetri, e cavi da 90 cm collegati alla scatola di giunzione, dotati di connettori rapidi MC4, classico, no? Con corrente massima 5.9 A, e l'altro invece è uguale a questo, ma la differenza sostanziale appunto è che esce a 21 volt, quindi di conseguenza uscirà con il doppio degli ampere, quindi 12 ampere facciamo, ok? 11.9 ampere. Comunque la differenza sta qui, ma guardandoli sembrano un pochino diversi, le celle non sono proprio uguali, e sicuramente cambia l'impostazione interna del pannello, cioè le celle che sono in serie e in parallelo nei due pannelli. Diciamo che sono due pannelli uguali, stesso peso, stesse misure. Dati alla mano dovrebbero caricare tutti e due alla stessa identica maniera, no? Comunque qualche problemino l'ho avuto pure, perché a una certa avevo pure pensato di non riuscire a concludere in maniera seria questa prova. Prima di tutto il meteo, perché il giorno che ho montato il pannello da 21 volt praticamente è tirato il finimondo qua, la bora. Ho pensato pure mopola, ed è stato davvero molto variabile. Anche se poi, ripensandoci, è buono per un test avere varie condizioni di luce, varie condizioni di pioggia, cielo chiuso, proprio scuro, quindi con poche ore di luce. Ci sono stati giorni freddi, molto freddi, dove ho visto quanto cambia l'efficienza di un pannello rispetto alla temperatura. Col sole pieno, però c'erano 18 gradi, dava 100 watt come massimo, con 0 gradi, 2 gradi, giornata fredda, dava 130 watt. Quindi l'efficienza proprio aumenta del 30% con il freddo. Un altro problema che ho riscontrato è quello del mio regolatore Victron, quello che avevo io. È come se avesse la data sfalsata, cioè il giorno odierno, sicuramente metterò a screen qualcosa, mi dice 0 kWh prodotti, e il giorno dopo mi rende la misura del giorno prima. Quindi o qualcosa con l'orologio interno o con un aggiornamento mi sembra che ho risolto qualcosa. Altro piccolo problema che ho scoperto solo dopo, che i regolatori Victron praticamente sono impostati di default che bloccano la carica, giustamente direi, quando la temperatura della batteria o la temperatura del regolatore, se non avete il battery sense, scende sotto i 5 gradi, perché la batteria al litio si potrebbe rovinare. Io ho tolto a cuor leggero questa funzione avendo la batteria al litio della Litio Store con un BMS che blocca la ricarica nel caso in cui non ci siano le condizioni, quindi caldo estremo o freddo estremo. Adesso partiamo subito con l'analisi dei dati, sistemo un attimo dietro e così vi posso far vedere lo schermo del computer. Ho evidenziato i giorni che mi interessano perché 2024, l'8 dicembre, non è completo, e quelli prima erano i primi giorni dove avevo avuto problemi con la temperatura, con tutte le varie cosette che ho dovuto sistemare in corso d'opera. Quello che interessa a noi, ho evidenziato soltanto il rendimento, questo qui, li evidenzio, così che qua sotto, come potete vedere, in basso a sinistra c'è la somma che è 3510. Ricordate questo valore. Andiamo sul 21 volt, quindi questi sono 12 giorni di prove. Sul 21 volt, se facciamo la stessa cosa, ecco qua, vediamo che ci rende un valore leggermente diverso, un po' minore, 3490. Dopo andiamo sul confronto e vediamo. Andiamo adesso sul 42 volt sul max power. Non è indicativo, ma è indicativo di quella cosa che vi dicevo per il rendimento con le basse temperature. Quindi questi pannelli hanno un 30% buono in più per quando c'è la temperatura bassa. Questo è il 42 volt e vediamo che se facciamo la media comunque è 86.5, il punto massimo è 86.5, che non è male per essere fine novembre, inizio dicembre. Quindi pannelli top, bravi moscatelli. Andiamo a vedere quelli del 21, facciamo la stessa cosa evidenziando la massima potenza e mi dice 85.2, leggermente meno, il che rispecchia anche quel rendimento giornaliero, la somma dei rendimenti. L'altro valore a cui volevo fare attenzione, poi se c'è qualcos'altro da aggiungere scrivetemelo sotto nei commenti tranquillamente, il tempo in Buick, cioè il tempo di carica quella lì corposa.
Naturalmente questi sono tempi un po' irrealistici perché l'ho scaricata manualmente. Se sono in viaggio o ci vivo non tendo a scaricarla per farla stare in Buick, ma le altre fasi di ricarica sarebbero state diverse. Qui non ci sono state 0000 perché appunto è un test. Quindi facciamo una media del tempo che è 537.92 e sul 21 abbiamo 542.2. Questi dati già che ci dicono? Che il 42 c'è una potenza di picco, quindi probabilmente colpito dal sole riesce a dare un pochino più di watt. Ma dal tempo in Buick io vedo che il 21 volt c'ha più tempo di carica. Certo, 10 minuti, non tantissimo, però so dei valori interessanti sui quali ragionare. Andiamo sul confronto e possiamo vedere qui, vi spiego soltanto quello che ho fatto. Allora, ho preso 2 giornate in cui uno è andato meglio il 21 volt e su un'altra giornata è andato meglio il 42. Presi così, prendeteli come viene, è solo per ragionare assieme a voi. Poi naturalmente io questi dati ve li metterò qua sotto in descrizione in un link per un drive, così voi potete scaricare i dati e giocarci come meglio credete, magari contestando l'analisi che ho fatto io, tranquillamente. Anzi, cerco proprio quello, il confronto. E soprattutto credo che li terrò aggiornati, quindi ci scriverò l'aggiornamento al giorno tot man mano che va avanti questo test, perché questo test non finisce con questo video. Allora, andiamo a vedere adesso questi 2 giorni. Un giorno dove è andato meglio il 21 volt e un giorno dove è andato meglio il 42. Devo dire che mediamente, se guardiamo i dati qui, mediamente il 42 volt nei 12 giorni è andato meglio il 42 volt, o nel complesso carica di più sicuramente il 42 volt. È innegabile. Certo è che su 12 giorni sono 20 watt ora in più. Poco, ma se uno ci vive in camper, se uno fa delle vacanze lunghe, comunque sulla lunga penso che questa media sarà confermata. Poi vedremo i dati più in là. Comunque, da questo piccolo confronto volevo vedere che qui con il variabile e il caldo il 21 volt ha dato oggettivamente, nonostante vedete il 93 watt come di picco, quindi lavora meno, a minor potenza, ha lavorato quei 7 minuti in più che gli hanno dato magari quei wattore in più, 6 minuti in più. Invece quando è andato forte il 42 volt possiamo vedere che ha lavorato un pochino di più, cioè non sono 6 minuti ma sono 3 minuti in più, solo 3 minuti in più, ed era un variabile con pioggia, con 8 gradi. Ha lavorato a 131 watt piuttosto che 129 e ha dato quei 10 wattori in più. Torno a tutto schermo, solo io. Sinceramente, ragazzi, mi aspettavo molto di più dal 42. Devo dire che il risultato non me l'aspettavo. Il 21 volt lavora sicuramente meglio con poca luce, anche se poi non so se è proprio quello, cioè probabilmente riesce a partire prima perché il tempo, non la luce, non ha più potenza e quindi non riesco proprio a decifrarli questi dati. Sono, appunto, come dicevo all'inizio, disarmanti. C'ha questo tempo di ricarica un pochino più lungo, mediamente più lungo di qualche minuto, e il 42 qualche watt in più porta. Questo che mi fa pensare che sicuramente il 42 volt va molto bene sul sole. Quando è irradiato dal sole va bene, va meglio del 21, ma il 21 magari in quelle giornate uggiose va un pochino meglio, un pelino meglio. Però che cosa potrebbe essere che dà questa differenza? Potrebbe essere il maggior lavoro del regolatore? A me viene in mente una cosa: per portare la corrente del pannello alla batteria a 12 volt, poi carica a 13,5. Da 21 volt a 13 volt c'è un minor salto, piccolo. Da 42 a 13 volt c'è un maggior salto, quindi maggior lavoro da parte del regolatore, ed è lì che perde di efficienza, cioè con un pannello tanto più alto come voltaggio, con poca luce rende meno, poi con tanta luce la differenza non si vede, anzi lavora meglio il 42. È il motivo un po' pure per il quale gli impianti domestici fotovoltaici lavorano a 85 volt, perché è più vicina alla 220 volt che poi ci rende l'impianto fotovoltaico di casa. Non lo so quindi per quale motivo avviene questa cosa, cioè non lo so se è questo fatto qua, oppure è solo un fatto di luce, o questa è troppo minima la differenza per poter trarre conclusioni. Vi ricordo che vi lascio i file qui sotto e li aggiornerò durante il tempo. E in sostanza
Lo consiglierei il pannello a 42 volt, cioè quello che ho comprato io? Assolutamente sì, e ve lo spiego. Perché nonostante la poca differenza, e visto che costano uguale, sul sito della Moscatelli hanno lo stesso prezzo, io preferirei il 42 volt, perché comunque nei 12 giorni mi ha dato più watt complessivamente. Perché appunto io vi dico, ve lo ricordo, io l'ho comprato il 42 volt, questa è una sponsorizzazione, tra virgolette, nata per caso. Quindi a proposito di questo voglio essere chiaro, se mai succederà ancora una volta che vi porto un prodotto che mi regalano, che mi fanno arrivare le aziende, qualsiasi, che sia Moscatelli o altro, tranquilli, io dirò la mia, punto. Poi soprattutto se vi arriva qui sul canale significa che è un prodotto che io comprerei. Questa è la dimostrazione che l'ho comprato, è proprio palese la cosa, quindi sicuramente YouTube non è il mio lavoro, quindi non ho interessi a pubblicizzare qualsiasi cosa, questo sia ben chiaro. Quindi dicevamo che costano la stessa cifra, quindi per la stessa cifra io prenderei il 42 volt perché è adatto secondo me all'uso più variegato che c'è in camper. Poi magari per un'applicazione particolare, una baita in montagna, perché su Moscatelli c'è anche la sezione off-grid, questi pannelli stanno sulla sezione off-grid, non sulla sezione camper. Quindi per una baita in montagna dove le condizioni sono molto più variabili e molto più estreme, magari il 21 volt potrebbe essere la soluzione giusta, sempre per un sistema a 12 volt, perché qui stiamo parlando di 12 volt. Magari per un sistema a 24 il 21 volt non va più bene. Ripeto, allo stesso prezzo li comprerei. E a proposito di prezzo, non mi sono dimenticato il codice sconto. In descrizione vi lascio il link per acquistare direttamente sul loro sito i pannelli. Attraverso questo link avrete lo sconto di ben 30 euro su ogni pannello che acquistate. Ogni pannello. Acquistate 3 pannelli? Avete 90 euro di sconto. Questo per dire. Potete acquistare due tipi di pannelli, il 240 watt a 42 volt e il 200 watt a 42 volt. Il link non è un link di affiliazione, io non guadagno nulla da questo link, è soltanto uno sconto per voi. Fine. Quindi approfittatene. Giusto per essere chiari, insomma. Oltre al link, se volete, preferite, invece del link qua sotto, potete andare sul sito loro e mettere il codice sconto quando ordinate direttamente nel carrello e scrivete Bobbo meno 30 euro, ok? Comunque, vi ripeto, 30 euro ogni pannello, se acquistate 4 pannelli sono 120 euro di sconto, quindi io ne approfitterei, anzi ci penserei pure per impianto di casa, guarda. Comunque ragazzi, questo video, farlo, girarlo, pensarlo, studiarlo, mi ha entusiasmato come pochi. È stato parecchio faticoso, però la soddisfazione che ti dà una cosa che hai pensato e poi realizzato in questo modo, in questi termini, mi piace. Spero di portare più contenuti del genere, cioè confronti, test di questo genere, cioè test proprio sul campo. Naturalmente ci saranno altri aggiornamenti più in là. Spero di esservi stato utile, spero di avervi fatto divertire un pochino, spero di avervi intrattenuto con questa mia prova e ringrazio ancora Moscatelli che mi ha dato la possibilità di fare questo test. Ringrazio tutti quelli che al telefono, via Facebook, via Instagram mi hanno aiutato a fare questa prova, e anche quelli che hanno lasciato un commento nella live, perché ho fatto una live, ve la lascio pure questa in descrizione. Ringrazio tutti perché grazie a voi questa cosa è stata fattibile, anche a voi che avete scritto un commento o avete lasciato banalmente un mi piace sulla live. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, se non spacco la GoPro.